Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Prima di tutto voglio sapere da voi se mi sentite meglio. Gli ultimi video avevano un audio un po' scadente perché avevo impostato male i parametri del microfono. Ero convinto di migliorare chissà di quanto e invece sbagliando i parametri l'audio era pessimo. Fatemi sapere se questa volta mi sentite, non dico benissimo, ma almeno meglio. Lo so, la mia voce non è bellissima, però almeno l'audio che si senta in modo gradevole. Quindi parliamo di questa spatola multifunzione particolare, guardate, ha delle forme strane e nasconde davvero tantissimi segreti. Siccome uscirà in questi giorni a Lidl, io l'ho comprata lì e l'ho pagata circa 4-5 euro, allora voglio farvi un video per farvela conoscere bene e vi lascerò anche dei link perché sul web ci sono diversi di questi tipi di spatole che nascondono tante altre funzioni, quindi ognuna diciamo le sue caratteristiche. I prezzi oscillano tra 5 e 30 euro, addirittura qualcuna, ma vi lascerò quelle di marchi più noti che sono di buona qualità e che costano meno rispetto alle altre. Quindi mettiamola sul bancone, osserviamola e vediamo come si utilizza. E allora iniziamo quindi descrivendola e guardiamo tutte le parti che la compongono. Iniziamo dall'impugnatura, che è davvero ergonomica, ha pure questa rientranza per alloggiare il pollice, nella quale troviamo questi puntini antiscivolo, quindi aumentano il grip durante l'utilizzo e io mi sono trovato sempre benissimo, sicuramente è molto più comodo di una classica spatolina in legno. La stessa impugnatura nasconde diverse funzioni, perché è tutta sfruttabile, quindi partiamo dalla parte più estrema. Come vedete è in metallo ed ha una molteplice funzione, almeno due è sicuro, quelle che utilizzo io. Una è quella di poterla colpire, dato che la parte interna sicuramente ha un'anima in metallo, perché è durissima, è davvero molto rigida questa impugnatura e anche il peso è consistente. Quindi si può utilizzare anche come scalpello nel caso in cui dobbiamo rimuovere qualcosa. Colpendo in questo modo riusciamo a rimuovere asperità, riusciamo a rimuovere per esempio la fuga delle piastrelle quando fuoriesce, ovviamente non sulle piastrelle ma sul perimetro, quindi l'eccesso. La stessa cosa per quanto riguarda un po' di cemento, insomma tutto ciò che va rimosso colpendolo, utilizzandolo come scalpello. Ma questa parte si può utilizzare per richiudere il coperchio della latta di colore martellando sopra, e questo è uno dei tanti utilizzi effettivamente che io ho fatto, perché visto il peso e visto la parte metallica viene molto più semplice dell'utilizzo di una classica spatola e molto meno aggressivo rispetto all'utilizzo di un martello. Questo invece è semplicemente l'anellino che ci consente di appenderla, probabilmente nasconderà pure qualche utilizzo, ma io l'ho utilizzata solamente per appenderla. E poi nel centro del manico abbiamo questa parte metallica che arriva fin qua ed è particolare. Se osservate, questa parte è perfettamente piatta. Più tardi vi farò vedere a cosa serve, tenetelo a mente. Poi arrivando verso la lama abbiamo questa smussatura verso la parte metallica e qua abbiamo questa strana forma che ricorda quella di un apribottiglie. In realtà non l'ho mai utilizzato come apribottiglie, però ipotizzo che possa funzionare, ma si può utilizzare per aprire le latte con molta semplicità. Semplicemente si inserisce questa parte, si solleva. Anche quest'altra sporgenza si può utilizzare per sollevarlo, oppure possiamo utilizzare quest'altra parte che si inserisce nello spazio tra il coperchio e la latta e ci permette di sollevarlo. Solitamente si utilizza una spatolina come questa, che però ragazzi è sottilissima e sapete che se si deforma poi non possiamo più utilizzarla per esempio per passare lo stucco o per lavorare normalmente come se questa fosse piatta. Una volta deformata diciamo si danneggia, e questa invece, visto lo spessore, guardate, praticamente è quasi indeformabile. Infatti abbiamo praticamente 2 mm di metallo, che per una spatola sono davvero tantissime. È difficile trovare una spatola con tutto questo metallo, che effettivamente ragazzi è robustissima e molto rigida. La parte finale invece finisce leggermente a smussare questa bisellatura, perché ovviamente deve raschiare, e la bisellatura è sia nella parte frontale che nella parte posteriore in questo angolo. Poi qua abbiamo questa parte leggermente ricurva e questa specie di dentini. Al centro abbiamo questo foro con questa forma di goccia e qua questa mezzaluna. Però possiamo avere bisogno di applicare dello stucco, quindi possiamo utilizzare questa spatola come si fa normalmente con tutte le altre per passare lo stucco sulle superfici, e quindi questa è la funzione diciamo normale. Poi possiamo utilizzarla per raschiare. Avendo questa parte con questa bisellatura rivolta verso di noi, se per caso dovessimo fare un lavoro in un punto nel quale è necessario tirare verso di noi, possiamo utilizzarla anche in questo modo. Quindi possiamo sia spingere che tirare, oppure possiamo inserirla all'interno delle piastrelle fra una e l'altra per rimuovere qualche residuo. Tra l'altro appuntito, quindi ci permette di raggiungere punti che effettivamente con le altre spatole non si possono raggiungere. Un'altra particolarità è la distanza che abbiamo in linea rispetto all'impugnatura. Con una spatola normale per poter lavorare in questo modo sarei molto vicino alla parete eccetera con le dita, invece con questa posso lavorare tranquillamente mantenendomi ad una distanza comoda, ma posso anche allontanarmi ulteriormente
semplicemente perché comunque riuscirei lo stesso ad avere questa punta che raggiunge la parte più nascosta. Ma durante la fase di verniciatura, se non dovessimo accorgerci per esempio della presenza di un chiodino, potremmo utilizzare questa parte a forma di goccia che ci permette di rimuoverlo con facilità. Quindi si inserisce in questo modo, ve lo faccio vedere un pochettino più da vicino, e si solleva spingendo la impugnatura verso l'alto e facendo leva quindi con questa parte sulla superficie. Guardate come si stacca facilmente. Ok, certo è legno, sul muro ci vuole un pochettino più di forza, però si riesce a rimuovere senza difficoltà. Ovviamente stiamo parlando di muri, quindi chiodini che servono ad appendere qualcosa, non saranno conficcati fino in fondo, e quindi questa distanza dal muro sarà sufficiente per poterli staccare, altrimenti un chiodo a muro, se tutto conficcato, non avrebbe senso. Proviamo a conficcarlo leggermente di più e vediamo se riesco a staccarlo. Quindi questa è una distanza di circa 7 mm. Anche in questo caso, come vedete, riesco comunque a inserirlo sfruttando la parte più sottile di questo buco a forma di goccia. Ok, riesco a staccarlo ugualmente, però io ho utilizzato questa parte piatta per fare in modo che alcuni chiodini che non riuscivo a rimuovere perché erano troppo rientrati sulla parete, sono riuscito praticamente quasi a camuffarli grazie a questo pezzo. Quindi inserisco ancora di più il chiodino. A questo punto utilizzo questa parte per martellarlo e quindi praticamente farlo sparire. Facendo così non rovinerò la superficie perché questa parte è perfettamente piatta, tra l'altro gomma, e questa parte nera in plastica dura, ma è perfettamente allineato con la parte metallica. E guardate il chiodo, praticamente non si vede più. Quindi è rientrato e volendo potrei stuccarlo o comunque appoggiarci qualcosa sopra senza avere la sporgenza del chiodo che altrimenti sarebbe impossibile da rimuovere. Quindi guardate, perfettamente rientrato. È una funzione secondo me comodissima. Ovviamente per quanto riguarda la funzione di scalpello, dato che questo è in metallo, possiamo martellare anche con forza. Come vedete l'ho conficcato nel legno, ho fatto un bel solco e non ha riportato assolutamente alcun tipo di problema. Facendolo con questo che è in legno, colpisci oggi, colpisci domani, innanzitutto si può rovinare la lama perché non ha questa robustezza, ma anche il legno ne risente fino poi a spaccarsi. Ok, quindi a questo punto abbiamo rientrato il chiodo, abbiamo stuccato, abbiamo rimosso tutte le varie imperfezioni e imprecisioni, sia nei punti più difficili che nei punti più frontali. Abbiamo iniziato a verniciare. Abbiamo la possibilità di utilizzare questa parte ricurva per più utilizzi. Uno è quello che ci permette di pulire i nostri pennelli. Allora, se noi utilizziamo una classica spatola come questa, se noi vogliamo pulire il pennello, come vedete una parte rimane fuori, rischiamo pure di ferirci con queste parti sporgenti, insomma sicuramente non è molto comodo. Ma se per caso qualche pietrolina o qualcosa va a finire tra le setole, e allora stiamo là ad impazzire. Quindi abbiamo questa parte che, essendo curva, ci permette di poggiarlo tranquillamente sulla mano, anche andando veloce non ci faremmo mai male, e abbiamo la giusta curvatura che ci consente di pulirlo. E questa parte con questa sorta di pettinino, come vedete così, permette di rimuovere eventuali sporcizie. Almeno io lo utilizzo per questo motivo. Io parlo della mia esperienza. Su questo tipo di spatole ci sono poche informazioni, soprattutto perché una è diversa dall'altra. E a proposito di pennello e di rulli, questa è la parte che mi ha fatto decidere la prima volta di acquistarla, perché ogni volta che si utilizza il rullo, io sto utilizzando adesso un rullo pulito perché mi dispiace farvi vedere le cose sporche, ma avendo il rullo pulito ne approfitto perché almeno è più bello da vedere. Quindi per pulire il rullo pieno di colore, con questa spatola riusciamo innanzitutto a sbrigarci nel lavoro e anche a risparmiare il colore che riusciamo a recuperare, perché il rullo si impregna fino in profondità e ogni volta che decidiamo di lavarlo, oltre a sporcare tutto il lavandino e impiegare tantissimo tempo, ovviamente molto colore va sprecato. Quindi con questa spatola, facendo in questo modo, riusciamo a rimuovere tutto il colore che è catturato e impregnato e riusciamo a pulirla perfettamente. Ovviamente il primo lavoro di passaggio della spatola va fatto direttamente sul secchio, in modo da recuperare il colore che va a finire di nuovo sul secchio, possiamo riutilizzarlo, e poi mentre lo stiamo lavando con questo riusciamo a rimuovere tutta la schiuma dello shampoo che stiamo utilizzando per pulirla e ovviamente rimuovere ulteriore colore. Comodissima ragazzi, è davvero eccezionale. Io questa l'ho utilizzato tantissime volte, si vedono i segni di utilizzo, insomma sicuramente è una spatola che si è già ripagata, perché l'ho utilizzata oltre che per verniciare, come vi ho detto, per rimuovere i chiodini e per tantissimi altri utilizzi. E se la osserviamo bene, man mano che la
utilizziamo poi impariamo a cogliere tutti i vari segreti che nasconde. Per esempio durante l'applicazione della fuga nelle piastrelle, oppure anche quando si applica la colla, un po' va a finire oltre la piastrella che abbiamo applicato, e per poterla rimuovere con una spatola normale dobbiamo andare in questo modo, quindi questa è la piastrella, questa è la parete, dobbiamo scorrere in questo modo per riuscire a rimuoverla spostandola un po' ovunque. Con questa, vista la forma, riusciamo a scorrere sulla parte superiore della piastrella e quindi portare semplicemente verso l'esterno tutta la fuga o la colla che sono all'estremità della stessa. Questo ovviamente quando questi componenti sono ancora freschi e quindi malleabili e facili da rimuovere. Quando invece sono già secchi, andiamo all'estremità della nostra piastrella, basta martellare verso fuori per poter staccare tutta la colla e tutta la fuga che effettivamente è in più e andrebbe rimossa. E quindi spero di essere stato chiaro e avervi detto tutti i segreti che questa spatola nasconde e quindi come la utilizzo io. Non esistono delle regole, in realtà qualunque parte di questa spatola può essere utilizzata anche per diversi scopi, però quelli che nascono con uno scopo specifico ve l'ho appena detti e ragazzi funziona e funziona bene. La cifra è ridicola perché costa, vi ho detto, circa 4 euro, 5 euro, non ricordo di preciso, ma se non riuscite a trovarla lì io vi lascerò dei link di altri prodotti che tra l'altro nascondono qualche altra funzione particolare. Basta semplicemente lavarla sotto l'acqua dopo averla utilizzata, utilizzare un'altra spatolina per rimuovere la sporcizia che si incrosta. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, fatemi sapere se questa volta l'audio è migliore e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Però ragazzi, iscrivetevi così il canale cresce. Ciao e a presto.